E se ti dicessi che la signora Maisel in questa serie diventa la signora Maisello di Posillipo? Sì, hai capito bene. In questa serie animata succede davvero. Ma non è solo una gag. Il Baracchino è una serie animata italiana, uscita su Prime Video, che parte da un'idea apparentemente semplice. Una giovane art director, Claudia, decide di riportare in vita un vecchio locale di comicità, ormai decadente, organizzando serate open mic con l'aiuto di un cast di personaggi surreali, bizzarri e teneramente sgangherati. La serie è diretta da Niccolò Cucci e Salvo Di Paola, animata dallo studio Mega Drago di Palermo. È un mix continuo di tecniche diverse. Si passa dal 2D al 3D, dallo stop motion ai pupazzi reali, in un flusso visivo fluido e imprevedibile. La voce di Pilar Fogliati dà a Claudia una solidità emotiva e ironica, mentre gli altri doppiatori, tra cui Lillo, giocano con accenti, registri e archetipi, ma è la struttura a colpire più di tutto. Ogni episodio si costruisce come una piccola pista teatrale, con momenti comici e altri improvvisamente toccanti. Uno su tutti, l'episodio centrale, incentrato sul lutto, riesce a strapparti un sorriso e un nodo alla gola nello stesso minuto. E qui si inserisce una delle tante chiavi di lettura più profonde. Il Baracchino è anche un racconto generazionale, un grido silenzioso su quanto sia difficile far ridere quando dietro si fa fatica a stare in piedi. Ogni episodio è pieno zeppo di riferimenti alla cultura pop italiana e internazionale, come la citazione a The Marvelous Mrs. Maisel, ma ci sono anche richiami a BoJack Horseman, al teatro dell'assurdo e persino alla scuola satirica italiana di Guzzanti e Luttazzi. Non è però tutto oro. La serie, per quanto brillante, ha i suoi piccoli inciampi. A volte l'alternanza tra umorismo e introspezione è troppo brusca, con alcuni episodi che sembrano voler dire troppo tutto insieme. Alcuni personaggi secondari sembrano introdotti solo per poi sparire nel nulla, e in almeno un paio di episodi l'umorismo visivo rischia di diventare autoreferenziale, perdendo la forza narrativa della serie. E se non entri nel mood sperimentale fin da subito, potresti trovarti disorientato da certi passaggi troppo surreali. Ma resta il fatto che Il Baracchino è un'opera diversa da tutto ciò che si è visto finora sul panorama italiano. Una serie che osa, che vibra, che sa anche fermarsi, respirare e raccontare qualcosa di vero. E tu che ne pensi?